Eccoci pronti, arrivata in aeroporto. Volo cancellato, benissimo, meglio non si poteva iniziare. Per fortuna ce n'è un altro dopo 3 ore. Preso, attesa volo 2, cena in volo, dormita e arrivato. Ricerca guest house, trovata, visita capitale, Canchatir, dentro c'è un po' di tutto, teatro principale, l'uovo d'oro del Baiterek, palazzi vari, parte politica, visione Formula 1, Baiterek al tramonto, Baiterek di sera, dormire, sveglia, taxi, memoriale di un gulag, o meglio, campo per mogli e figli di uomini internati, pranzo, aeroporto, volo, cena, incontro di VIPs. No, il VIP non sono io. Edson Pascal, cantante italiano famosissimo in Kazakhstan. Ciao Pasquale. Dormire e finalmente... Yodel, yodel. Beh, dopo questa bella sgroppata iniziale, ci vuole proprio un'immersione nella natura. E nonostante l'eccelsa performance nello yodel dei miei compagni di sventura, penso che si sia capito che la Svizzera e l'Austria siano un pochino lontane da qui. Quello che si farà in questi magnifici 5 giorni è scorrazzare nell'estrema parte sud-est del Kazakhstan, ad est della città delle mele di Alma-Ata, alla ricerca di meraviglie naturali e non solo. L'area di perlustrazione è detta Getisu, o Semirecci in russo, ovvero 7 fiumi o corsi d'acqua, anche se in realtà ne sono rimasti forse solo 5. In ogni caso, questi fiumi si riferiscono a quelli a sud del lago Balkhash. Come si nota, il programma è assai ricco, si parte da Almaty ed in senso orario si compie un tour circolare ad est della vecchia capitale kazaka, andando a lambire Cina e Kirghizistan. E prima di iniziare, come non menzionare coloro che mi hanno reso questi giorni ancor più indimenticabili? Eccoli qui, levando il mio capoccione e continuando da sinistra a destra, il nostro Virgilio Gazzaco, Iskender, che solo dopo mesi ho capito essere Alessandro come nome, la temeraria canadese ed il raffinato svizzero. Ed infine, last but not the least, anzi tutt'altro, il nostro Schumacher delle steppe, Vladislav o Slava per gli amici. Il primo giorno è subito impegnativissimo, ma prima degli highlights di giornata c'è tempo per una rapida fermata a Kapchagai. Qui c'è il lago artificiale creato per dissetare Almaty. Because houses they were just standing along the river and there was no reservoir, but at the moment there is reservoir and Si abbandona la strada asfaltata e si inizia a fare sul serio. Tamgalitas, da non confondersi con l'altro Tamgali che è sito UNESCO ma sta ad ovest di Almaty. D'altronde mi sembra che Tamgali voglia dire tipo luogo segnato in kazako. Tamgalitas è... Cosa? Sì, una Watts! Sapevo che ce ne fossero tante da queste parti. Ok, Watts è la fabbrica, però per me è questo modello. Come non volergli bene ad una cosa così? Vabbè, eravamo a Tamgalitas, che è un sito religioso buddista tibetano, si sono arrivati fino a qua, sulla sponda sinistra del fiume Gli, con petroglifi risalenti al XVII secolo. Oltre a questi, tutto il paesaggio roccioso della zona è splendido. Siamo già in pratica all'interno del parco dell'Alti-Nemel, che letteralmente significa sella dorata, ma ci aspetta un lungo trasferimento per arrivare al cuore di esso,
lungo ma magnifico, da colline verdeggianti a sterminate e sconfinate distese aride, dove ci si sente davvero piccoli piccoli. Eccoci finalmente giunti alla magnificenza dell'Actau, le montagne lunari. E la giornata si conclude con la rapida visita di alcune particolari formazioni rocciose e quella della iurta del custode al varco di accesso di questa parte del parco. You can take a look here at the construction, because it stands with part of these fences to say, Ah, like which are being connected all together. Usually they've been swiped together with a rope. ah. There's a thing going there to the top, and the top thing called Shonerak, it's really the main symbol of Yurta. Buongiorno dal villaggio di Kalinino Basci, che riposa all'interno del parco. Il secondo giorno non è meno ricco del primo, anzi, partenza super con la visita delle Singing Dunes o Paiuci Barkhan.
strane dune che spuntano in mezzo al nulla e sono ferme lì per strani fenomeni di erosioni delle montagne vicine e venti. Infatti sono poste in una valle e delimitate da una parte dall'immancabile fiume Lì, che sta sempre qua. Qui il nostro condostiero Iskender ha azzeccato due mosse. L'essere andati di mattina presto, l'effetto singing è forse meno marcato, ma la scalata di 150 metri senz'altro più piacevole. E l'essere andati scalzi, splendida sensazione sia in salita che discesa. Ah, è calda! Purtroppo è arrivato il tempo di uscire dalla zona. Ripassare per Basci per tornare sulla strada principale e dirigersi ad est verso Jarkent. Ma prima di arrivare, Slava si ferma per farci ammirare questa preziosa e nascosta, anche se immensa, gemma. Ah! E proprio all'ingresso di Jarkent che ci sta
Facile a indovinare, ma questa non è una Watts standard. Super Watts modificata per trasporto. Jarkent dista un tiro di schioppo dalla Cina, nemmeno 20 km, ma il motivo principale per cui si viene qui è questo luogo sacro. Secondo voi cosa è? A. Tempio buddista. B. Chiesa ortodossa. C. Tempio taoista. Nessuna delle opzioni. Una moschea. So the project was by one Chinese architecture who was hired by one local Uigurian person, and it was built for money of people, like just collected all together. Allora, lezione di numeri in kazako. Iniziamo. 1, 1. Ver. 2, Yeka. 3, 4, Tor. 5, Yes. yes, sì. Yes. 6, Outage. 7, GT. E dopo la lezione di numeri in kazako, la giornata si conclude rilassandosi su di un lettino, con sottofondo. E chi vuoi sentire in questi sperduti angoli di ex Unione Sovietica, se non lui? Arrivati al terzo giorno, ormai le aspettative sono sempre più alte e devo dire che anche oggi non verranno deluse. Lunghi trasferimenti, ma nella mattina c'è tempo per vedere questo splendido canyon. Sulla strada verso Sati, Iskender ci intrattiene con la sua musica. Девушка по городу шагает босиком, по скверам и по улицам порхает мотыльком. Девушка ныряет через арку напролет, солнце пригревает, сердце девушки поет. Ведь баре да не судьба, это не
Arrivati a Sati, pranzo abbondante. Can I? Non ci potevo credere, un sogno realizzato. Le porte di una Watts si aprono e sarò un suo passeggero. Solo in quel momento ho capito che per una Watts nulla è impossibile. Ah, perfetto. Oh, located. Все? Едем? Oh, oh. Il bello è che dopo tutta questa adrenalina mi ero quasi dimenticato della visita. E che visita! Una delle icone del Kazakhstan e nonché uno dei laghi più unici al mondo, il Kaindi Lake, che in kazako significa lago di betulle, ma non le betulle che si vedono, bensì quelle sott'acqua. Questo lago è stato creato da un terremoto del 1911 che tramite frane ha creato una diga naturale incastrando le acque provenienti dai torrenti. Tramite le sue acque freddissime e per strani fenomeni, non so se spiegati, i tronchi che si vedono spuntare sono tronchi di betulle sottosopra. Pare incredibile dirlo, ma rami e parte verde dell'albero sono sott'acqua. Se non ci credete, guardate i video della foresta incantata che si trovano di fronte ai sub. No! E dopo una cena sempre abbondante ed una piccola passeggiata nel paese, è giunta l'ora del meritato riposo.
Sveglia del quarto giorno, giorno senza trasferimenti, se non quello di pochi chilometri per arrivare al punto di partenza, perché sarà interamente dedicato al trekking dei laghi Colsai. Laghi perché ce ne sono tre, inferiore, medio e superiore, compresi tra un'altitudine di 1800 e 2850 metri, sono formati e collegati dall'omonimo fiume che nasce nella catena del Tian Shan. L'immagine dispone i laghi da quello da cui si arriva con la macchina, ovviamente l'inferiore, al superiore in alto, ma in realtà geograficamente bisognerebbe ruotarla di 180 gradi, in quanto quello inferiore è più a nord, mentre quello superiore più a sud, vicinissimo al Kirghizistan. La nostra passeggiata va dal lago inferiore al secondo. Al terzo non siamo andati sia per mancanza di tempo che per non accessibilità per via di vicinanza al confine. In ogni caso, i panorami sono mozzafiato. Ultime fatiche prima di arrivare a questo spettacolo. Colsai Lake numero 2. Quanto stiamo? 2100 qualcosa o 2200. Bello bello. E riposare inebriandosi dalla bellezza del posto. Like I'm a bit dead, like a Dracula position. I feel like going over the cars. Il tempo, si sa, cambia facilmente in montagna e così bisogna ripartire con una pioggia intermittente e fastidiosa a farci compagnia lungo tutto il tragitto di ritorno. Tornati alla guest house, dopo la lunga giornata, ci attende la notizia che l'elettricità è saltata in tutto il villaggio e probabilmente tornerà solo il giorno dopo.
Quella che sembrava una pessima notizia ha però mini dato la bagna. possibilità dell'ennesima splendida esperienza del viaggio che non capita proprio tutti i giorni, ovvero la bagna. Per spiegare cosa sia, interpelliamo Christian, il massimo esperto di bagne della Svizzera. Ok, della Svizzera occidentale. So you have to tell me, how was the experience? Now we have to do the interview. So, as you see, I just got out of the shower. So sorry that I It doesn't seem that bad. So how is the mini bagna, the bagna? You know that is bagna? Banya. Oh, Yeah. no. Hey. Obviously, I didn't do my hair because obviously it takes what it takes. It was kind of a good experience, and I was afraid I was going to burn myself. So okay, we Although- can have the explanation, please. Oh, a guided tour. Yeah, at all. Okay, so come. It's like another sauna. Yeah, because exactly. It's extremely hot. Be extremely careful. It's slippery. It's more. So, oh, it's hot. Yeah. You have cold water there, a cold water tap there, and you need not to open it. You do not need to do that. This, but you must do like this, going up. Okay, and you must hold the tap, otherwise it's gonna break in your hand. Okay. You feel cold water, then just behind you, be careful. Ta-ta. Hot water. Okay. So you need to fill. Oh, your- you just mix it together. Yeah, and then you use the Ah, there thingy is that stuff. to just pour it on your stuff and do it as like anywhere. Okay. The water's gonna just run down apparently. It's not bad. And I think it's a pretty good system actually. yeah. And how was when you went that? You went Can I out? go out? It's really hot. No, that is so hot inside. No, it was actually good because you can change clothes here in this small anti-trim. Aha. Okay. How it's called? Entra. Anti-trim. A fancy name for what it already is. It's the fanciest I can So come at up the end, a pretty good with. experience. Yeah, we recommend that to To anybody. everyone. Okay. Overall, when the electricity is missing. You must go try this. Okay, very partially. No, now, just go get your clothes. Now. Do it now. Okay, I'll go now. Ovviamente tralasciamo la mia personale esperienza di bagna, ma anche purtroppo la visione favorita nel trovarsi in un villaggio lontano, ma veramente lontano da tutto, della più bella stellata della mia vita. E siamo giunti all'ultimo giorno. Si lascia a malincuore Sati con le valigie piene di splendidi ricordi per andare verso ovest e completare il tour ad Almaty. Prima però, ultima meraviglia da visitare, il Charing Canyon. Canyon lunghissimo di 90 km formato dal fiume, stavolta non è il Lee, ma il Charing. Quella che si andrà a vedere è la famosa Valle dei Castelli.
cosa portarsi via da questo angolo di mondo e da questa esperienza? Beh, ricordandola ho notato che in tutti gli eventi o luoghi c'era sempre qualche superlativo di mezzo. In questo estremo angolo a sud-est di un paese grandissimo ci sono montagne di colori intensissimi che spuntano da pianure estesissime, così come dune di sabbia altissime ed anomale a pari merito di moschee a pagoda interessantissime. E dopo che dire di betulle sottosopra stranissime immerse in un lago freddissimo? Beh, di lei invece si può dire solo che è guazzissima. Ricorderò sempre anche le stelle in una notte buissima, dopo la prima esperienza in una bagna caldissima, le acque dei torrenti purissime e dei paesaggi di canyon profondissimi sono solo le ultime cose che mi vengono in mente di questo magnifico e superlativo viaggio. Слушая наши